tutti ragazzi, buona domenica, buona Pasqua e bentornati su Pepe Vacca Collectibles per il solito appuntamento con le news della settimana. Una settimana non troppo entusiasmante, devo dire, c'è stata la Star Wars Celebration, anzi è ancora in corso oggi il 20 aprile con la Pasqua va a terminare questa manifestazione dedicata a Star Wars che si è tenuta in Giappone, a Tokyo. E c'è stata anche qualche immagine trafugata di qualche personaggino nuovo molto interessante, l'andremo a vedere fra pochissimo. Ci sono stati dei rilasci un po' così così, ma fra tutti un annuncio abbastanza importante di Hot Toys che ci ha fatto aspettare tanto, ma ha rivelato una bella sorpresa di cui parleremo verso la fine del video. Adesso ragazzi, cominciamo con il primo rilascio di questa settimana, quello che io reputo essere un pochino meno interessante, un pochino più di nicchia, ovvero Marrok dalla serie di Star Wars Ahsoka. Un design per Marrok che non ho mai apprezzato particolarmente, motivo per il quale non ho preordinato questa doll, poi nulla mi vieta di prenderla in futuro, magari se riesco a recuperarla da qualche parte, giusto per un senso di completezza. Non mi piace molto questo design un po' troppo medievale, insomma, cozza un pochino, sinceramente, con quello che è lo stile di Star Wars, almeno quello che piace a me. Comunque, da oggi disponibile, sono molto contento che Hot Toys si stia dando da fare per rilasciare il più possibile doll di Ahsoka, perché è il momento di stringere. Tra l'altro è uscito il fantastico trailer della seconda stagione, che probabilmente ci farà aspettare ancora un anno, così come quello di The Mandalorian, e le due cose andranno ad incrociarsi, ragazzi, davvero non vedo l'ora, ci sarà tanto da fare e di cui parlare. Poi il secondo invece rilascio riguarda Ono Studio, quindi la costola di Hot Toys che in teoria dovrebbe essere dedicata al fumetto e comunque alle serie animate. Magneto che anche lui ci ha fatto aspettare parecchio, era previsto se non mi sbaglio per la fine del 2024, quindi c'è un pochino di ritardo di circa 4-5 mesi. Ed eccolo qua. Ovviamente queste sono le immagini del prototipo perché siamo sempre sul sito di Hot Toys, ma comunque dai video che sono travelati mi sembra comunque essere abbastanza simile a quello che stiamo vedendo. La mia opinione personale, l'unica pecca è questo unico head sculpt con questa espressione che andrà a vincolare molto il posing, come dicevo anche in fase di registrazione appunto quando fu annunciato. Vedremo, secondo me Ono Studio farà come per Wolverine, rilascerà un'altra versione molto facile da realizzare con un head sculpt senza il casco, senza l'elmo. Vedremo, questa cosa mi farebbe incazzare non poco ragazzi, ma purtroppo penso proprio che arriverà. Adesso andiamo su l'annuncio, finalmente l'annuncio che ci ha fatto aspettare tanto. Ho cambiato sito, non sono su quello di Hot Toys perché ancora non c'è sul sito di Hot Toys, ma sono su Sideshow, dove possiamo trovare finalmente uno Scarecrow a 2.0 che ci ha fatto aspettare tanto perché l'avevamo visto per la prima volta, se non mi sbaglio, ad ottobre in occasione del Wonder Festival. Poi è stato mostrato in varie altre fiere, varie altre immagini leakate, eccetera, ma finalmente è stato annunciato. E la sorpresa qual è? La sorpresa è questo head sculpt di Cillian Murphy, che appunto va a completare un pochino il personaggio e secondo me è anche molto ben realizzato. Cillian Murphy molto giovane, quello di Batman Begins. Secondo me è anche molto buona la somiglianza, mi piace molto il capello, scolpito, ma fatto bene come sa fare Hot Toys. E questa doll, guardate qui per esempio che bella questa immagine, questa doll avrà ben 3 head sculpt, vediamo la basetta, solita quadrata in questo caso con un accenno di diorama, anche la targhetta espositiva sul fronte, davvero molto figa, vestiti ovviamente in tessuto. Bella la chicca anche dei sparagas, non mi viene come gli spray insomma del gas. Poi la valigetta da 24 ore, la maschera, ci sarà anche una maschera se non mi sbaglio appunto che non è indossabile, un po' in stile Spider-Man. Ed è molto ben dettagliata, mi piace molto questa doll. Non mi aspettavo assolutamente niente quando l'ho vista per la prima volta, mi sembrava una doll molto semplice, un body semplicissimo, vestito con ovviamente la maschera di Scarecrow. Invece appunto la sorpresa è proprio questa,
un bel head sculpt, 3 addirittura head sculpt, una serie di accessori, insomma molto felice di questo annuncio che su Sideshow è a 254 euro, sul Colosso di Ned lo troviamo a 299 euro tutto incluso, ragazzi, quindi per gli amanti di Batman e per un senso di completezza io penso proprio che questa doll andrà presa, soprattutto in attesa, nella speranza che venga magari annunciato un Ra's al Ghul il prima possibile. Abbiamo quindi Bane, abbiamo Scarecrow, abbiamo tutta la gamma dei cattivoni di Batman, adesso ci manca un bel Ra's al Ghul. Andiamo a vedere qualche dettaglio, anche se più o meno vi ho fatto un riassunto di tutto, una trentina di centimetri di altezza come al solito, 30 punti di snodo, ci sono 9 paia di mani, no scusate, 9 mani in totale suddivisi in 5 paia più o meno, uno quindi non è appaiato. Poi abbiamo i vari costume, le armi, ci sono gli spray, un paio di occhiali, l'orologio, il badge, la 24 ore, l'accendino, insomma, e gli effetti di fumo, quelli che si possono mettere alle mani. Molto molto carina e vi dico, sono contento proprio per questa cosa di aver svelato una parte della doll nelle precedenti fiere e adesso averci regalato questa sorpresa dell'head sculpt. Mi eccito con poco? Probabilmente sì. Poi andiamo invece sul Facebook di Hot Toys perché oltre al rilascio di Marrock e vari Cosbaby in occasione appunto della Star Wars Celebration sono state ovviamente rilasciate anche tutte le doll di cui abbiamo parlato nelle settimane scorse dedicate al Giappone, alla Star Wars Celebration stessa, quindi Kalen Erso da Rogue One, qui abbiamo intanto il video di Magneto, Scarecrow e poi appunto il Darth Maul, il Darth Vader, l'Anakin Sith, bellissimo, purtroppo me lo dimenticherò, dovrò dimenticarmelo, il Grogu 1-1 e poi abbiamo qualche immagine proprio dalla Star Wars Celebration che adesso ci andiamo a guardare insieme, poi vari Cosbaby e quant'altro. Qui vabbè abbiamo un mezzo busto di Darth Vader, dovrebbe essere in scala 1-1, che penso sia solo un qualcosa di per esposizione. Qui però abbiamo questi due mezzi che sono una gran figata, il TIE Fighter, però appunto non ci sono prezzi, questi prezzi che vedete sono per qualcosa di che sta al di sopra diciamo di questa roba qui. Questi sono mezzi che ci hanno fatto sempre tanta gola, ma anche questi credo che siano meramente da esposizione. Ancora altre doll, abbiamo qui Mando con Boba Fett, tra l'altro bellissime, queste dovrebbero essere le 1-4 se non vi sbaglio con questa base. Quello che mi preme farvi vedere è, qui abbiamo tutto The Mandalorian, ok, tutta l'esposizione della Star Wars Celebration, abbiamo anche un tech che sta arrivando ragazzi, dove sta? Arrivo qui intanto possiamo vedere un'altra immagine di Grievous, bellissimo, anche questo non vedo l'ora che arrivi, qui la collezione completa di Ahsoka, tra cui c'è anche Scinati e qui c'è altra roba di cui non voglio parlare. Ecco qua, qui c'è qualche novità, qualche immagine in anteprima appunto di qualche doll. Abbiamo il solito Jar Jar che anche lui come Scarecrow è stato mostrato al Wonder Festival, ma per il momento non ce n'è assolutamente traccia. Spero che prima o poi, e io credo che entro il 4 di maggio, appunto lo Star Wars Day, verrà annunciato questo Jar Jar. Abbiamo le nuovissime doll di Cassian Andor e K2SO, vari trooper di cui adesso non ricordo, ma questo sulla sinistra, di cui ovviamente non ricordo il nome ragazzi, dovrebbe essere nuovo, così come quello sullo sfondo verde, se non mi sbaglio. Poi la novità, diciamo la doll in assoluto, di cui qui vediamo il prototipo, di cui non si sapeva assolutamente nulla, è questo Poe Dameron, che ha un head sculpt ovviamente diciamo riciclato, ripreso, perché ovviamente si tratta dello stesso attore, dal Moon Knight, quindi io non posso che essere felice per un head sculpt del genere che è veramente strepitoso, e quindi anche qui adesso cominciano a farci venire voglia, io non vedo l'ora di vederlo questo Poe Dameron, e quindi
sbrigatevi, lo Star Wars Day si avvicina, quindi tirate fuori un bel po' di roba interessante. Per il resto ragazzi tutti cosbaby e cose varie, quindi queste erano principalmente le novità di questa settimana. Adesso andiamo come sempre su ilcolossodinerd.com per vedere invece quelli che sono gli ultimi arrivi in ambito action figures e preordini. Ci eravamo lasciati con Ash, con Cassian Andor appunto e K2SO rispettivamente 285 e 265. C'è il preordine dell'Iconic Studios, di cui avete visto sicuramente i miei video dedicati a Street Fighter, e arriverà anche quello di Akuma a breve, di Connor da Highlander, questa strepitosa 1/12 di Aragorn al prezzo di 129 della Hellcat, andatela a guardare raga perché secondo me ne vale veramente la pena per i collezionisti di 1/12, i due playset dedicati alle tartarughe ninja e qui in ambito statue abbiamo questo colosso di Man at Arms tratto da Masters of the Universe, una bella statua molto ben realizzata devo dire, a 799, e questa statua di Kazuma Kiryu direttamente da Yakuza Like a Dragon, anche questa molto carina a 219. Marvel Legends di The Punisher e poi, come vi dicevo, lo Scarecrow 2.0 di cui abbiamo parlato fino adesso a 299 euro raga. Dategli un'occhiata perché secondo me questa è roba che vale davvero la pena acquistare. Detto questo, io adesso ragazzi vi devo salutare, fatemi sapere che cosa ne pensate di tutto questo. Mi sarebbe tanto piaciuto essere presente alla Star Wars Celebration, magari per portarmi a casa almeno un Anakin o un Grogu 1-1, purtroppo però non c'è la possibilità. E quindi ditemi che cosa ne pensate di questi annunci, di questi rilasci, che cosa stavate aspettando, che cosa non me ne frega assolutamente niente, cosa pensate della Star Wars Celebration nel Podameron soprattutto che è stato mostrato, di Jar Jar e tutto il resto. E come sempre ragazzi ci vediamo in un prossimo appuntamento con i video, i vari short e le news della settimana la prossima. Ancora buona Pasqua, mangiate tanto, mangiate bene, divertitevi e ci vediamo appunto con i prossimi video. Ciao ragazzi, a presto!